oppure ben ritrovati sul mio canale. Rieccomi qua dopo la pausa di agosto, pronta a cominciare una nuova stagione, di nuovo nel mio habitat naturale col mio solito background. Sono infatti tornata a casa dopo quasi un mese, diciamo 20 giorni belli pieni di vacanze e di relax, durante i quali vi dico la verità mi siete mancati tantissimo, perché questo è vero. Come state? Raccontatemi un po' nei commenti cosa avete fatto in questo mese di agosto. Avete fatto un viaggio, una vacanza, siete rimasti a casa, insomma fatemi sapere com'è andata, perché no potete anche condividere con me quello che ritenete essere il ricordo felice di questo agosto, magari qualcosa di particolare che vi ha resi particolarmente felici. Il mio agosto come è andato l'avrete visto dai miei vlog. Se ve li siete invece persi potete guardarli adesso cliccando sulla i che comparirà qui sopra, o ancora meglio sul link che metterò nella info box qui sotto dopo aver visto questo video. Il video di oggi, come avrete intuito dal titolo, è dedicato ai miei prodotti preferiti di agosto, che arriva un po' in ritardo rispetto al solito perché appunto prima ho voluto pubblicare i vlog della vacanza, perciò alcuni dei prodotti che vi mostrerò probabilmente li avrete visti comparire qui e là nei vlog, altri invece li ho scoperti più di recente, alcuni sono molto estivi, altri invece sono un po' più di transizione anche verso l'autunno, quindi stay tuned, non perdeteveli, perché anche questo mese ho cercato di selezionare il meglio del meglio, secondo la mia umilissima opinione, ovvero tutti i prodotti che ho utilizzato con maggiore assiduità e che mi hanno conquistata. Ok, bando alle ciance, cominciamo con la prima categoria e questo mese inizierei dal trucco. Per la sezione trucco ho tre prodottini che per me sono nuovi. Uno è effettivamente nuovo in tutti i sensi, cioè è stato lanciato molto di recente, gli altri erano già sul mercato ma non li avevo mai testati. Iniziamo da quello nuovo, new entry. Ho ancora la scatolina perché l'ho comprato verso fine vacanza, anche se lo sto già utilizzando molto, ce l'ho su oggi. Che cos'è? È un fondotinta, il fondotinta Matte Velvet Skin della Make Up For Ever. Non so se vi ricordate, ma uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto era il Matte Velvet Plus, sempre della Make Up For Ever, che però hanno tolto di produzione, il che mi ha gettato in un profondo sconforto, finché guardando Instagram ho scoperto che era stato tolto di produzione per sostituirlo con un upgrade, perlomeno secondo loro, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Si presenta in questo modo, quindi un tubetto, non ha la pompetta che vabbè, però non ce l'aveva neanche il Matte Velvet Plus, che era invece una confezione rigida, quindi questo è effettivamente un po' più comodo da utilizzare e anche più facile prendere poi tutto il prodotto. Ha una consistenza leggera ma è molto coprente, non so se lo vedete, è anche abbastanza luminoso pur essendo un fondotinta opaco, non è di quelli che fanno l'effetto mascherone, però copre tutto, anche tutti i peccati compiuti, è perfetto da quel punto di vista, senza però risultare eccessivamente pesante. Per me questo è l'ideale quando si parla di fondotinta. Lo sto utilizzando da quando l'ho comprato ininterrottamente. Ho iniziato di nuovo a truccarmi perché in vacanza onestamente mi sono truccata molto poco, e quando l'ho fatto ho utilizzato per la maggior parte quello che vi avevo consigliato nei miei preferiti di luglio più Summer Essential, che è sempre della Make Up For Ever, che adesso non mi ricordo come si chiama, che è molto più leggero. Adesso invece sono direttamente passata a questo che mi ha conquistato. Io ho il colore Y315, casomai dovesse interessarvi, perché in qualche modo avete un tipo di pelle simile alla mia. Tra l'altro sono anche appena abbronzata, ve lo dico, questo è il massimo a cui posso aspirare, perché più di così io non mi abbronzo, anche considerato che metto sempre la protezione 50, perché se no aragosta in un secondo. Andiamo avanti. Il prossimo prodotto è un illuminante. Nei miei video vi ho già parlato 1000 volte del mio illuminante preferito, quello di Becca, lo Champagne Pop. Da Sephora in Francia ho trovato i mini e ho ripreso lo Champagne Pop perché l'avevo quasi terminato, quasi, e poi ho provato questo che è, vediamo se riesco a trovare, Rose Gold, e il nome mi ha subito conquistato perché, vamo là, la bellezza, rosa dorato, e mi piace da morire perché è perfetto anche da utilizzare come illuminante accoppiata con degli ombretti, oltre che come
illuminante classico, ce l'ho su anche oggi, quindi vedete è un rose gold, ma la parte che predomina è quella di dorato, e anche un po', volendo, si può mettere sopra il blush senza esagerare, se no poi si diventa immediatamente una disco ball. Mi piacciono tantissimo i mini, vedrete che anche il prossimo prodotto è in versione mini, perché mi dà modo di provare qualcosa di nuovo senza investire subito nella full size. Se guardate i miei video saprete che è una cosa che mi piace fare abbastanza spesso. Trovo che in Italia sia molto più difficile trovare mini rispetto alla Francia, per cui quando ci vado cerco sempre di trovare qualche chicchetta tipo questa, che comunque vi consiglio. Mi sento di dire a questo punto che forse gli illuminanti di Becca sono i miei preferiti in generale. Il prossimo mini è un bel quartetto di rossetti di Huda Beauty, sono quelli liquid matte. Li volevo provare già da un po' di tempo, però ero sempre un po' restia, non sapevo il colore, quale scegliere, insomma questo ha risolto tutti i miei problemi, perché come vedete sono tutti nude, quindi tutti neutri. Ce l'ho su anche adesso, ne ho mischiati 2 o 3, mi piace mischiarli anche insieme. Vanno dal più chiaro al più scuro, forse di qua lo vedete meglio, dopo farò anche degli swatch. Devo dirvi la verità, mi stanno piacendo tantissimo perché sono facili da abbinare, non seccano le labbra, sono leggermente appiccicosi, ma proprio leggermente, durano abbastanza a lungo e li ho usati tantissimo da quando li ho comprati, quindi vuol dire che effettivamente mi hanno colpita molto. Huda Beauty è un brand che fino adesso non mi ha mai deluso, mi sta piacendo quasi tutto quello che ho provato, anche se onestamente fino ad ora ho provato principalmente ombretti, che ho messo sicuramente in grande quantità in tutti i miei video dei prodotti preferiti del mese, dei mesi passati. Questa è Au Naturel Nude, quindi un liquid matte minis, una serie di mini di liquid matte. Ottimo prodotto, e ottima idea quella di abbinare 4 mini per dare modo a tutti di provare più facilmente questo prodotto. Termino la categoria del trucco con questo che avevo già messo nei preferiti di luglio e slash Summer Essentials. Ve lo ripropongo perché fondamentalmente quest'estate non ho usato altro, cioè tutto il mio trucco l'ho fatto con questo. Intendo dire che l'ho utilizzato come bronzer, come blush e anche come ombretto. Oggi ho aggiunto sopra un metallico dalla palette Naked It di Urban Decay per renderlo un po' più caldo, ma il bronzer, la terra, questa qua che si chiama non riesco mai a capirlo, mi piace comunque tantissimo perché è calda ma non eccessivamente calda, facile da stendere, molto naturale. L'ho messa su anche oggi, appunto, perfetta per l'estate. E poi anche gli illuminanti che sono qui in alto sono perfetti da utilizzare anche come ombretti, anzi vi dico la verità, forse funzionano meglio come ombretti perché come illuminanti, almeno per il mio gusto personale, sono troppo tenui e troppo naturali, praticamente come non aver messo niente. Invece sugli occhi danno un tocchetto di luce, niente male. Questa non l'ho ancora detto ed è l'Hourglass, è la Ambient Lighting Edit, la palette che contiene appunto un po' di illuminanti, un po' di blush e anche una terra. Yes. La terra si chiama Luminous Bronze Light, adesso ho imparato che qua dietro ci sono i nomi, l'avevo dimenticato. Perfetto, questo conclude la categoria trucco, passiamo alla categoria cura della pelle. Per la cura della pelle questo mese, vi dico la verità, ho utilizzato principalmente una crema viso e una crema corpo. La crema viso è un mio grandissimo classico, quella che uso tutte le estati, ve la ripropongo giusto così tanto per, che è la Super Defense SPF 20 della Clinique, la mia crema da giorno estiva preferita perché ha un SPF abbastanza alta ma non è troppo grassa o troppo pesante, si stende velocemente, si assorbe in un attimo, è fresca. Cosa posso dire ancora? La consistenza è questa, il profumo non mi dispiace ed è, come ho già detto, la mia crema giorno preferita per l'estate già da qualche anno. E poi questo forse ve l'ho fatto vedere nei vlog, avevo assolutamente dimenticato di inserire tra i Summer Essentials un doposole e me ne sono accorta molto in fretta perché non ce l'avevo, e dopo la prima giornata al mare ho detto
santo cielo. Oh mamma mia, non ho un doposole, sono già rossa come un peperone. Se non corro ai ripari immediatamente, qui la vacanza me la gioco, e ho scelto questo della Van per rimanere un po' in tema con i solari che avevo scelto quest'anno. Mi è piaciuto tantissimo. Questo è il gel lactée, quindi creamy gel riparatore dopo sole, perfetto perché appunto ha la consistenza di un gel, quindi è molto leggero, molto piacevole da stendere, rinfrescante, si assorbe velocemente e davvero aiuta a combattere i danni che possono essere causati dal sole. Ha una proprietà lenitiva, non ho avuto grandi problemi, non mi sono scottata. Questo è già un piccolo miracolo, perché io, nonostante la crema solare 50, riesco anche a scottarmi, e vi ho detto tutto. Non so se si trova in Italia, io questo l'ho preso in Francia. Se però dovesse essere disponibile e a qualcuno dovesse ancora interessare un doposole, perché magari fa una vacanza tarda, quindi a settembre, lo cercherò e troverete il link, se disponibile in Italia, sul mio blog, così come tutti gli altri prodotti disponibili per l'acquisto. Il link al mio post dedicato è come sempre nella info box qui sotto. E questi erano i miei preferiti per la cura della pelle. Adesso passiamo alla categoria capelli. Vi dico la verità, ero molto preoccupata per i miei capelli post vacanze, e invece sono ancora qui, sempre un po' secchi e un po' paglierini, e forse lo devo anche al fatto che ho utilizzato un prodotto che mi ha consigliato il mio parrucchiere, che è questo della Kevin Murphy Untangled, che è un balsamo che non va sciacquato, che districa i capelli e li protegge anche dal calore. Quindi tutti i giorni dopo la doccia, io prima di iniziare a pettinare i capelli ho utilizzato questo spray sui capelli umidi, bagnati quindi, e ha fatto una grandissima differenza. Intanto ho fatto molta meno fatica a pettinarli, perché essendo molto secchi e con il sale del mare risultavano ancora più ingarbugliati e pieni di nodi. Invece qualche spruzzatina di questo signorino qui mi ha permesso di pettinarli molto facilmente, e in più trovo davvero che siano rimasti abbastanza morbidi nonostante i danni che già avevo alla base prima ancora di partire per la vacanza. Voi che dite? Sembrano abbastanza accettabili, o almeno io mi aspettavo di tornare con i capelli tipo lo spaventapasseri così, per darvi un'idea. E poi ho comprato durante questa vacanza, ed è piena di capelli, complimentoni, sempre preparati quando fai un video, va bene, della Tangle Teezer, la wet brush, la spazzola per i capelli umidi, perché avevo quella che vi ho messo nei preferiti di luglio / Summer Essential, che però è un po' più scomoda. Questa invece è nella forma classica di una spazzola, però le setole sono le stesse del classico Tangle Teezer. Questo è The Wet Detangler, quindi proprio per togliere i nodi, e in abbinata scusate, in abbinata con il Untangled, perfetto, non ho avuto problemi e sto continuando a usarla perché è molto comoda e anche leggera, e anche più semplice da portare in viaggio rispetto a quel bobone che non so se ve lo ricordate, ma è più compatto ma bello chunky. E voilà, sono stata abbastanza veloce, Questa era la sezione capelli. Adesso passiamo, sono un po' indecisa, sì va, passiamo alla sezione, alla categoria degli accessori. La categoria accessori per il mese di agosto è particolarmente ricca di prodotti svariati. Iniziamo con accessori intesi come bigiotteria. Da H&M ho trovato un set di orecchini che mi è piaciuto immediatamente. Come sapete ho una grande passione già dall'anno scorso per gli orecchini a cerchio, e ho trovato un set con questi che ho su oggi. Sono praticamente gli stessi orecchini a cerchio in 3 dimensioni diverse, piccolini come questi, quindi un po' più contenuti. Questi sono quelli medi, che sono anche i miei preferiti, e poi questi che sono quelli un po' più grandi, che comunque mi piacciono tantissimo.
Mi piace comprare la bigiotteria da H&M perché costa poco, hanno delle cose carine e quindi anche se dura quel che dura non importa, anche perché tendo a cambiare abbastanza i miei gusti, anche se devo dire che gli orecchini a cerchio stanno durando già dall'anno scorso, che è un piccolo record. E poi ho preso anche questa collana, che è in realtà una collana sola con l'effetto 3 collanine sovrapposte, che è molto trendy quest'estate. Già da giugno avevo iniziato a farne anch'io, l'avrete visto forse se leggete, scusate, se leggete, non guardate, se leggete il mio blog, perché ho postato le mie ultime creazioni ed alcune erano proprio girocollo semplici. Mi piaceva l'idea di averne 3 di altezze diverse e ho visto questo da H&M, mi sono detta insomma perché no, e l'ho indossata molto, mi piace, dorata e va d'accordo anche con gli orecchini. Dopodiché mi ero assolutamente dimenticata di metterlo tra i Summer Essential. Occhiali da sole, li avrete visti in tutti i miei vlog di quest'estate, li ho comprati a Milano mi pare a fine giugno, eccoli qua, io li adoro, me ne sono innamorata non appena li ho visti, mi piace tantissimo che siano con questa forma un po' retro a gatto e poi sono leopardati, tigrati forse, sì, scusate, sono tigrati, il leopardo è diverso, sono di Sunday School, più precisamente Cimi o Kimi per Sunday School, un brand che non conoscevo, li ho trovati appunto in un centro commerciale a Milano, li ho visti, mi sono innamorata e hanno fatto tutte le vacanze, anzi a dirvi la verità hanno fatto un po' tutta l'estate con me e conto di continuare ad indossarli il più a lungo possibile, cioè finché ci sarà bisogno di occhiali da sole. Li adoro, sono uno degli acquisti preferiti dell'estate, non solo di agosto ma di tutta l'estate. E poi qua arriva il pezzo da 90 che avrete già visto nei miei vlog, sempre che li abbiate guardati, perché non ho saputo resistere, ho dovuto condividere con voi. Adesso cercherò di... Ho fatto l'acquisto pazzo, ho comprato una borsa di Gucci, una borsa alla quale facevo la posta da mesi, perché pur non essendo, e dai e via è passato un motorino, pur non essendo particolarmente propensa ad acquistare capi di marca, se c'è una cosa che veramente mi piace sono le borse, e quindi mi ero già concessa l'anno scorso, se non ricordo male, la Neverfull di Vuitton e quest'anno mi sono concessa questa di Gucci. Ho scelto la versione in pelle nera. Tra l'altro mi piace molto il logo di Gucci perché chiamandomi Giuliana secondo me riprende anche un po' il mio nome. Ho scelto quella in pelle nera perché trovo che sia più versatile, quindi che si possa utilizzare sia in estate che in inverno, perché è disponibile anche in velluto e anche in altri colori ovviamente. Questa però secondo me è un po' uno staple che rimarrà nel mio guardaroba per anni e anni. Ha questa parte con la catenina e poi ha la tracolla SVAM che permette di indossarla appunto anche crossbody. Non è gigantesca, per il mio standard questa è una borsa piccola, ma vi dico la verità è grande abbastanza da contenere tutti gli essenziali che normalmente porto con me, anche se magari un po' ridotti rispetto al mio standard classico, perché di solito mi porto dietro la casa, che però va anche bene perché mi porta a essere un po' più minimal e un po' più oculata nelle scelte di cosa portare ogni giorno con me, e anche perché finisco sempre per avere le spalle distrutte, perché nella borsa metto, come dicevo, la qualunque. All'interno, adesso ho lasciato la carta per non rovinarla, comunque è in, come si dice, in non vellutino, in camoscio credo, penso, non so se è camoscio o vellutino. Ha una taschina qui, eccola, ed è però abbastanza capiente, mi piace da morire. L'ho indossata con parsimonia, ma adesso che viene l'autunno secondo me la indosserò ancora di più. Bene, e anche la categoria degli accessori l'abbiamo fatta, passiamo alla categoria degli abiti. Incredibilmente quest'estate è stata l'estate dei pantaloni, una roba che se me l'aveste detto 4-5 mesi fa non ci avrei creduto, perché
io i pantaloni li mettevo molto raramente. Però ad agosto, anche gioco forza il fatto di dover andare in scooter, ho cercato di essere un po' più coraggiosa e ho scelto una serie di capi con pantalone. Iniziamo con il primo, che è quello più casual, che ho messo un po' in occasioni più svariate, anche soltanto per scendere in paese a fare la spesa, per fare una piccola camminata. Sono questi pantaloni molto flowy, molto leggeri, che ho preso da Oysho, non so se lo conoscete, e cercavo appunto qualcosa di comodo da poter indossare durante tutto il mese di agosto. Ho trovato questi, mi piace molto il motivo, la stampa. Hanno l'elastichino in vita, sono a vita larga ma con il cavallo leggermente basso. Vi dico la verità, non mi stanno proprio benissimissimo, però al tempo stesso non mi stanno neanche male. Sono comodi, li ho messi veramente un botto, li ho messi tantissimissimo e quindi non potevo non inserirli in questo video. Poi a seguire un altro momento tipico della mia vacanza dal punto di vista degli abiti, una tuta. È passato nell'ordine un camion e una moto, si vede che sono tornata a casa. Questa tuta, di nuovo molto leggera, molto morbida, l'ho presa su ASOS prima di partire a fine luglio. Ha dei bottoncini in, come si chiamano, in osso, in tartaruga, non so mai come chiamarli. Dietro ha un elastichino con questa spallina un po' più larga, le taschine che non sono niente male, e poi anche la sua cinturina da tenere in vita, molto comoda, molto flowy, molto fresca, perfetta per l'estate, perfetta secondo me anche per questo primo autunno fine estate. E poi l'ultimo è un acquisto che no, ancora un'altra cosa, però l'ultimo pantalone è un acquisto che ho fatto durante la vacanza da Zara, che sono questa sorta di culotte nere a vita alta, di nuovo col bottoncino in tartaruga, che è un po' un classico che ritorna. Tutti qua dovete passare oggi. Sono né troppo leggeri né troppo pesanti, diciamo che per mezzogiorno a Ferragosto erano un po' pesanti, adesso invece sono ancora mettibilissimi. Anche questi mi stanno più o meno bene, ma quest'anno ho deciso di essere più coraggiosa e di guardare più alla comodità che all'estetica per certi versi, e questi mi sono piaciuti molto e li ho indossati anche abbastanza. E poi l'ultimo capo ce l'ho addosso, e questo senza dubbio è stato il mio abito preferito dell'estate. Credo che non sia più disponibile perché l'ho preso nei saldi da Mango, e tra l'altro ho fatto un affarone perché credo di averlo pagato qualcosa come 20 euro. Adesso vi provo a farvi vedere. È questo abito con le spalle scese in lino bianco crema con queste righine grigie, ha delle taschine qui in basso, cioè qui in basso, qui dove vanno le taschine. Il taglio è quello che mi piace perché segna la vita, ma poi scende un po' più morbido sui fianchi, è abbastanza strutturato, l'ho indossato tantissimo, e poi ha queste bretelline che salgono. Mi è piaciuto da morire, e poi insomma quando uno fa un affare si sente anche più motivato e più felice, perché mi capita di rado di trovare in saldo qualcosa che mi piaccia così tanto, e quindi assolutamente anche lui doveva comparire in questo video. E questi erano i miei abiti preferiti di agosto. Abbiamo ancora due categorie. La prima, ovvero la penultima, è quella delle scarpe. Non c'è ombra di dubbio, le mie scarpe preferite di agosto sono state queste, che ho preso da Oysho, lo stesso dove ho preso i pantaloni, quelli con stampa floreale. Le ho prese un po' così pensando, ma sì, mi sembrano comode e carine. Praticamente quest'estate ad agosto non ho messo altro, cioè ho messo solo e sempre
queste scarpe qui, l'avrete visto nei vlog, ricordano un po' le Birkenstock, hanno questo fiocchetto sul davanti, super comode, super pratiche, facili da abbinare, soprattutto in vacanza. Le ho messe con i vestiti, le ho messe con i pantaloni, le ho messe praticamente con tutto, per andare in Vespa, per andare a fare la spesa, per uscire la sera, insomma sono state le mie go-to shoes di tutta la vacanza, e anche queste le ho prese in saldo e secondo me, se non ricordo male, le ho pagate qualcosa come 15 euro. Prendetelo con le molle perché è già passato quasi un mese e quindi potrei ricordarmi male, però so di aver pensato che figata, affarone. E infatti affarone sono state, perché anche se dovessi buttarle via fra 15 giorni le avrei comunque utilizzate tantissimissimo, super comode, super carine. Orisho quest'anno mi ha proprio stupita. Adesso mollo le scarpe e arriviamo all'ultima categoria, che è quella dei libri. Nel mese di agosto, come in ogni vacanza al mare che si rispetti, ho letto 3 libri. Di questi 3, uno mi è piaciuto in particolar modo ed è quello del quale vorrei parlarvi oggi, ovvero Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman. Un libro che ho preso un po' a scatola chiusa, vi dico la verità, mi ha colpito il titolo, mi ha colpito la copertina, e a volte mi capita di comprare dei libri così, sull'impeto del momento, ma mi è piaciuto veramente tanto. È la storia di questa Eleanor Oliphant, una giovane donna sui 30 anni, che vive una vita molto solitaria. Ha avuto un'infanzia molto problematica, molto difficile e traumatica, cosa che viene fuori ovviamente non fin da subito ma nello svolgersi del romanzo. È una donna che vive sola, che fa un lavoro noioso, ma che in un certo senso si è convinta di bastare a se stessa e trova conforto nella routine di tutti i giorni che ripete in modo quasi maniacale. La vita però porta sul suo cammino un nuovo collega e una situazione particolare la porta a conoscere altre persone, ad aprirsi sempre di più e ad uscire dal suo guscio, riuscendo finalmente anche ad affrontare i traumi della sua infanzia. Durante tutto il romanzo infatti viene raccontato questo rapporto molto difficile con la madre, che sembra essere in prigione, ma poi ci saranno dei colpi di scena verso la fine che daranno tutto un altro senso alla storia in generale. Lo trovo molto ben scritto, mi è piaciuto veramente tanto, mi sono appassionata alla storia di Eleanor, che poco per volta esce dal guscio, inizia a prendersi cura di se stessa, conosce nuove persone e riesce a superare i traumi dell'infanzia. Ve lo consiglio tanto, un libro che si legge in un fiato, molto piacevole, e forse anche per questo era nei primi posti della classifica di quest'estate. E voilà, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato ai prodotti preferiti di agosto. Piccolo messaggio per i naviganti: la prossima settimana non ci saranno video perché sarò via per lavoro, sarò all'estero, quindi ci sarà un'altra settimana di break, e poi ricomincerà invece la classica programmazione con il post del lunedì, il video del mercoledì e il post del venerdì, come al solito sia qui su YouTube che sul blog. Se questo video vi è piaciuto, come ogni volta io vi chiedo di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Fatemi sapere anche voi da parte vostra qual è il prodotto che vi ha incuriosito di più, o se invece avete voi dei prodotti da suggerire a me, perché sono, come sapete, sempre alla ricerca di cosette nuove da testare. Per l'ultima volta vi ricordo ancora che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti acquistabili online, il link al post dedicato nella info box qui sotto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Credo di aver detto proprio tutto, per oggi non c'è altro. Un bacio gigante, ho per poco distrutto la luce che ho qui alla mia destra. Per oggi è tutto, un bacio gigante, noi ci vediamo alla prossima, ciao!